Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, una riproduzione di un modello meraviglioso in scala 1:4, edizione De Agostini, uscita numero 20. Prima di iniziare questo montaggio ci tengo a ringraziare doverosamente e volutamente tutti voi miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie, perché siete voi la vita del canale. Sono quasi arrivato a 4.000 iscritti e le persone che invece mi guardano ma non si sono iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, e date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Ok. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Questo è un modello che mi ha commissionato un mio iscritto, Diego. Ciao Diego. Guardate bene queste fascette, non vi preoccupate, perché sono differenti nell'innesto rispetto a quelle che invece ci vengono fornite. Vedete, qui abbiamo i due perni, qui invece abbiamo la parte sotto che è continua, ma è continua semplicemente perché evidentemente nelle edizioni precedenti, vedete, l'airbox ha un taglio verticale qui, mentre invece il nostro ha due fori, appunto quelli che poi permetteranno a questi perni di poter entrare. Quindi non vi preoccupate, A noi ci interessa l'estetica finale, quello che poi si inserisce dentro, che siano perni o che siano dei segmenti, non ci importa. Allora, andiamo intanto a vedere quello che troviamo. Questo è il condotto dell'airbox, plastica con finitura carbonio. Queste che sono le fascette passacavi in plastica, e questi sono i due tubi, o meglio gli innesti per i tubi, eccoli qua. Pensate, ci sono due forellini passanti, poi capiremo più avanti il perché. Allora, questo lo mettiamo adesso via perché non ci servirà in questa sessione di montaggio, solo questo. Queste ci serviranno e ci serviranno anche queste. In più, ovviamente, dovremo andare a prendere quello che abbiamo ricevuto nell'uscita numero 19, cioè la parte superiore dell'airbox con tutto quello che è all'interno. Quindi iniziamo, mettiamo da parte questi di questa uscita, andiamo a prendere l'airbox, eccolo qui, o meglio la parte superiore dell'airbox. Andiamo ad inserire questi due pezzi. Allora, questo va messo così. No, attenzione, sto guardando bene prima di fare.
Eccolo qua. C'è una mezzaluna dietro che non riesco a capire da come è stata tagliata la plastica. Vedete l'inserimento qui è a mezzaluna, da qui si capisce meglio. Vedete? Ok. Comunque, questa parte qui deve andare verso questa parte qui. Deve andare verso il basso, verso questa parte qui. Per cui andiamo a inserirla o così o dall'altra. Adesso vediamo come entra. Non ci possiamo sbagliare. Se non entri qua deve entrare da questa. Ha intenzione di no, è giusto così. Allora, questa è la parte di qua e questa è l'altra parte. L'unica cosa è che non vedo queste righe. Boh. Guardate, vi faccio vedere. Vedete queste righe qui? Non le abbiamo. È per quello che non capisco. Questo dovrebbe stare così, ma è sbagliato. Non deve stare così, deve stare dalla parte verso il basso. Così deve stare. Scusate ragazzi, sto uscendo dall'inquadratura, ma metto pausa perché devo capire una cosa. Non vi voglio dare informazioni sbagliate. Allora, guardate ragazzi, almeno nel mio pezzo è abbastanza complicato questo, secondo me non l'hanno fatto molto bene. Comunque guardate, vi faccio vedere. Nella foto, come potete vedere, questa tacchetta qua va verso il basso, questa. Quindi è corretta così. Da quest'altra parte dovremo metterla alla stessa maniera, cioè così, ma è storta. Vedete? Non è inserita correttamente, non va così. Quindi io vi dico subito cosa è successo. Qui hanno fatto la mezzaluna giusta, qui hanno fatto il perno sbagliato. E vi faccio vedere. Chissà se ce la faccio. A parte che non esiste una mezzaluna qui. Vedete, è praticamente un rettangolo, un parallelepipedo, perché non c'è una parte... Aspettate, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Perché se vi capita anche a voi vi dà un po' da lavorare, però si fa. Vedete, qui non c'è nessuna mezzaluna. E questo perno non potrà mai entrare così come questo. Per poterlo fare ci si può riuscire, ma bisogna lavorare o sulla parte nera dentro o sulla parte grigia. Io direi sulla parte nera perché la parte grigia è già piccola. Se vado a consumarla rischio di spezzarla. Assolutamente. Quindi facciamo così. Vediamo un po'.
poi vedremo se non dovesse stare fermo al suo posto, perché qui non ci vanno né viti né niente, basterà scaldarlo da qua sotto, appiattirlo e lui non uscirà più, ma questo lo valuterò poi in seguito. La stessa cosa fate voi. Vediamo se adesso va bene, che l'ho allargato un po'. Non dovete mai avere fretta, bisogna avere molta pazienza nel modellismo. Sapete, quando facevo il geometra, nonché anche prima l'operaio in cantieri edili, c'era una regola, si diceva 100 misure, un solo taglio. Cioè, è già chiaro, ma ve lo spiego lo stesso. Prima di tagliare una tavola per armare o qualsiasi altra cosa, un ferro, dovevi misurarlo piuttosto più volte, perché una volta tagliato, come facevi? E la stessa cosa il modellismo, non dovete avere fretta. Adesso questo filmato sta andando avanti, è lungo, molti lo manderanno avanti perché si annoieranno, però io vi faccio vedere le problematiche che vi possono capitare. Ecco, vedete, adesso è entrato e va bene, è così che deve entrare, perfetto. Poi prendiamo i due passacavi qua sul fianco e li andiamo a mettere come in figura. Ce n'è uno. Allora, la piccola va sopra, la grande va sotto. La piccola è questa, la grande è questa. Lo giriamo così. Ecco, fatemi vedere, perché anche qui mi sa che abbiamo un altro problema, magari no, ma ecco, vedete? Io dico, secondo voi questi buchi combaciano? Questi sì, ma sono giganteschi questi perni. Ok, attenzione, è stato un errore mio qui. Queste qui, aspettate, queste qui sono quelle da montare qui. Vedete che si vede subito quello grande e il foro più piccolo. Ok? Eccolo qui. Invece, e questo le trovate nell'uscita numero 20, che sono da mettere qui. Queste che stavo cercando di montare prima, che sono identiche, vanno poi messe qua davanti. Quindi prendiamo quello che abbiamo trovato nell'uscita numero 20 insieme a questo e andiamo a montarlo così. Quello piccolo sopra, quello grande sotto, ma non a caso, attenzione. Ok, non a caso dicevo, ma in questa maniera. Questi due segmenti devono stare sulla parte alta dell'airbox. Bene, a questo punto passiamo a mettere questi sempre con la parte alta, questa segmentata verso la parte superiore dell'airbox, la parte qui più tondeggiante senza nessuna increspatura va sotto, quindi andiamo a metterli così, 1, e 2, ok, e infine questi altri due pezzi che potete metterli sia a destra che a sinistra perché sono simmetrici, potete metterli sia di qua che di là, non cambia nulla. Fate attenzione quando li inserite, non abbiate mai fretta, ve lo ripeto, perché fate danno, potreste rompere i perni quelli piccoli.
Facciamo così, inseriamo, ecco, e abbiamo terminato questo montaggio. Ecco qua. Adesso, prima di salutarci, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 20, facciamo subito così, e poi ci salutiamo. Come riesco a riprenderli, ragazzi, perché ovviamente più andiamo avanti, più ci saranno pezzi, più sarà un problema per me riprendere tutto nel migliore dei modi. Ecco qua. Penso di aver messo tutto. Sì. Mancava solo questa, ma questa ci serve solo per montare. È sempre importante anche quella, però. Poi le varie viti e dadi, vedete, ci sono diverse misure in ogni foro. Ecco qua. Questo è quello che abbiamo appena montato, un altro bel pezzo che va ad aggiungersi a questa splendida moto. Coperchio, punterie, valvole, tutto in metallo. Questo è il convogliatore dell'aria che poi andrà nel pezzo successivo che monteremo nel numero 21. Radiatore acqua olio. Guardate il tappo. E vi ho detto tutto. Gruppo Marmitte con le sue sonde lambda, terminale di scarico, questo è in metallo, la retina, da qua in avanti è tutto metallo, un blocco pesantissimo, l'ho già pesato in altri video, andate a vederlo. Cruscotto, qua poi ci saranno delle luci perché ci sarà il LED dietro che retroilluminerà queste luci qui, questi fori, qui tutte le spine che in quella vera servono per scaricare dati, fare tutte le diagnostiche, cupolino, il dottore, serbatoio e la prolunga, col suo logo Yamaha, bellissimo. È questo che io ritengo sia, seppur tutta è bella la moto, questo sia davvero il pezzo forte, quello che subito ti prende la finitura. Sarebbe bastato sbagliare questa anodizzazione con una vernice, che ne so, tipo oro ducale, e sarebbe stata davvero brutta.
Vedete, la cura del particolare fa veramente la differenza. Cerchione tutto in metallo, questa la canna interna è tutta in metallo, la parte esterna, la esterna è in alluminio anodizzato come nelle sospensioni anteriori reali. Ecco qua. Bene ragazzi, io adesso vado a prepararmi l'ultimo video per oggi, ne ho fatti 6 o 7, andate a vederli. Ho fatto quello della Lancia Stratos, ho fatto questi, ho fatto la prima uscita della Giulia Super, quella verde che è uscita, l'Alfa Romeo che dovrebbe essere la 1600, la Super 1600, sì, bellissima, del Biscione. Poi ho fatto la prima uscita della collezione Marvel, dei libri Marvel, andate a vederla. Insomma, ne ho fatti 7 video. Sono un po' cotto ragazzi, però ci siete voi che mantenete viva la mia passione. Io vi ringrazio con tutto il cuore. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao!